C'è un momento, nell'ascolto dei Cocteau Twins, in cui le parole perdono significato e diventano pure emozione. La voce di Elizabeth Fraser si eleva come un incantesimo, mentre le chitarre di Robin Guthrie creano paesaggi sonori che sembrano venire da un altro mondo. Non è musica nel senso tradizionale, è architettura emotiva, costruita con suoni che toccano direttamente l'anima. Nati nella grigia città industriale di Grangermouth in Scozia, i Cocteau Twins hanno trasformato la bruttura del loro ambiente in bellezza pura. Hanno inventato un genere, il dream pop, senza mai cercare di spiegarlo. Hanno rifiutato le regole del mercato musicale, hanno negato i loro testi delle canzoni, hanno detto no a Top of the Pops diverse volte. Eppure hanno influenzato generazioni di musicisti, da Robert Smith e Radiohead, fino ad arrivare ai Massive Attack. La loro storia non è quella di una band qualunque. È la storia di 3 ragazzi che hanno scoperto come trasformare il dolore in bellezza, il caos in armonia, il rumore in preghiera. È la storia di una rivoluzione silenziosa che ha cambiato per sempre il modo in cui concepiamo la musica popolare. Preparatevi a entrare nel regno onirico dei Cocteau Twins. Benvenuti a Ombre Sonore. La storia dei Cocteau Twins inizia nel 1979, in uno dei luoghi meno poetici della Scozia, Grangemouth, una città industriale dominata da una raffineria petrolifera. È qui che Robin Guthrie e Willie Heggie, 2 teenager inquieti e pieni di rabbia giovanile, decidono di formare una band. Ma il vero momento magico arriva quando scoprono Elizabeth Fraser. Come narra la leggenda, il chitarrista Robin Guthrie e il bassista Will Heggie videro Elizabeth danzare in una discoteca locale, chiamata Nash. I 2 ragionarono che se Fraser sapeva cantare bene quanto sapeva ballare, sarebbe stata perfetta per unirsi alla band. All'epoca, Elizabeth Fraser aveva solo 17 anni, ma già portava con sé una vulnerabilità e una forza che sarebbero diventate la firma distintiva della band. La sua voce, quando inizia a cantare con loro, non assomiglia a nulla di sentito prima, è simultaneamente angelica e primitiva, comprensibile e misteriosa. Il primo album della band, Garlands, del 1982, fu la prima release dell'epoca della formazione della band e viene pubblicato dalla 4AD Records. È un disco ancora legato alle atmosfere post-punk dell'epoca, con evidenti echi di Siouxsie and the Banshees. Tanto che inizialmente molti critici liquidarono Elizabeth Fraser come una semplice imitatrice di Siouxsie. L'ammirazione di Fraser per Siouxsie era genuina e profonda, ma questa somiglianza iniziale le costò il riconoscimento della sua originalità. Molti nell'ambiente musicale la consideravano poco più di una pallida copia, incapace di trovare una propria identità artistica. Ma c'è già qualcosa di diverso in quella voce. Fraser non si limita a imitare, filtra l'influenza di Siouxsie attraverso una sensibilità completamente diversa, creando un linguaggio tutto suo che sembra provenire da una dimensione parallela. Il secondo album, Head Over Heels, pubblicato nell'ottobre 1983, segna un momento di transizione fondamentale. Arrivato poco dopo che il bassista originario Will Heggie aveva lasciato la band, l'album mostra come la chimica tra i membri rimasti, Elizabeth Fraser e Robbie Guthrie, stesse fiorendo. È proprio durante questo periodo che arriva Simon Raymonde, che sostituisce Heggie al basso, dopo che la band lo incontra partecipando al progetto This Mortal Coil nel 1983, con il quale realizzarono la celebre cover del brano di Tim Buckley, Song to the Siren. Con questo cambiamento, la band si stabilì su quella che da quel momento in poi sarebbe stata la loro formazione principale. La cantante Elizabeth Fraser, il chitarrista Robert Guthrie e il bassista Simon Raymonde. La svolta decisiva arriva nel 1984 con il singolo Pearly Dewdrops Drops. È qui che si manifesta tutta la loro unicità. Rifiutano categoricamente di pubblicare i testi delle loro canzoni. Non è solo un capriccio artistico, è una dichiarazione filosofica. Le parole di Fraser non sono pensate per essere comprese intellettualmente, ma per essere sentite emotivamente.
Questo è stato il singolo di maggior successo della band, ma loro rifiutano di apparire a Top of the Pops ed evitare la pubblicità come la peste. Non vogliono entrare nelle dinamiche pop tradizionali, preferiscono rimanere fedeli alla loro visione artistica. Il culmine di questa fase creativa è l'album Treasure, pubblicato nel novembre 1984, che rappresenta la perfetta sintesi della loro visione artistica. Un capolavoro strutturale, il terzo album dei Cocteau Twins, Treasure, è possibilmente il lavoro migliore del gruppo e sicuramente un disco definitivo della 4AD durante il picco creativo dell'etichetta. Treasure è l'album in cui tutto si incastra perfettamente. Le chitarre di Guthrie creano architetture sonore impossibili, il basso di Raymond fornisce fondamenta solide, ma mai invadenti, e la voce di Fraser vola sopra tutto questo costruendo melodie che sembrano arrivare direttamente dal subconscio. È musica che non ha bisogno di essere capita, solo di essere vissuta. Il successo di Treasure travolge anche i più scettici e rappresenta probabilmente il miglior album dei Cocteau Twins. Una consacrazione importante arriva anche da una fonte inaspettata. Robert Smith dei Cure dichiara che Treasure è uno dei suoi album preferiti di sempre. Questa benedizione, da parte del leader dei Cure, non è casuale. Entrambe le band condividono una visione della musica come fuga dalla realtà, come costruzione di mondi alternativi dove le emozioni possono esprimersi liberamente. Ma mentre i Cure mantengono sempre una componente di accessibilità pop, i Cocteau Twins spingono l'astrazione fino ai suoi limiti estremi. Gli album successivi consolidano la loro reputazione di innovatori. Victoria Land del 1986 è un disco totalmente privo di percussioni, dall'atmosfera più delicata e contemplativa. Segue The Moon and the Melodies, sempre del 1986, un'estesa collaborazione sperimentale con il compositore ambient Harold Budd, che esplora territori ancora più rarefatti e atmosferici. Un tassello fondamentale del loro percorso è Bluebell Knoll del 1988, che segna il loro primo vero approccio al mercato americano. Fu il primo album della band a ricevere distribuzione major negli Stati Uniti, originariamente concesso in licenza alla Capitol Records dalla 4AD per la release nordamericana. Questo album raggiunse la posizione 15 nelle classifiche britanniche e la 109 in quelle statunitense. L'apice commerciale arriva con Heaven or Las Vegas del 1990, il loro album di studio di maggior successo, che raggiunse il numero 7 nel Regno Unito e il numero 99 negli Stati Uniti, ottenendo anche la certificazione Silver dalla British Phonographic Industry. Durante questi anni d'oro, i Cocteau Twins diventano una delle band di punta della 4AD Records, l'etichetta indipendente più influente degli anni '80. La loro collaborazione con l'etichetta, fondata da Ivo Watts Russell, è inizialmente perfetta. Entrambi condividono una visione della musica come arte pura, non contaminata dalla logiche commerciali più aggressive. Tuttavia, con il crescere del successo, iniziano a emergere tensioni personali e creative con Ivo. Le divergenze non riguardano solo questioni commerciali, ma toccano aspetti più profondi della visione artistica e del controllo creativo. I Cocteau Twins, abituati a una libertà espressiva totale, si sentono sempre più limitati dalle dinamiche interne dell'etichetta e dai rapporti interpersonali che si sono deteriorati nel tempo. La separazione della 4AD Records, quando arriva, nasce quindi da una combinazione di fattori. Le tensioni personali irrisolte con la gestione dell'etichetta, il desiderio di maggiore autonomia creativa e la necessità di esplorare nuove possibilità distributive. La 4AD, che ha sempre mantenuto il suo status di etichetta indipendente, non rappresentava più l'ambiente ideale per una band che aveva raggiunto una dimensione internazionale e aspirava a una libertà creativa ancora maggiore. Questo cambiamento segna la fine di un'era, quella collaborazione magica tra band e etichetta che aveva prodotto alcuni dei dischi più belli degli anni '80. Ma è anche l'inizio di una nuova fase in cui i Cocteau Twins dovranno confrontarsi con sfide diverse e cercare nuove strade per esprimere la loro visione artistica. Dopo la separazione dalla 4AD, i Cocteau Twins si trovano in una posizione paradossale.
Sono ampiamente riconosciuti dalla critica come una delle band più innovative della loro generazione, ma devono reinventare la loro relazione con l'industria musicale. Firmano con la Fontana Records, una major che promette loro totale libertà creativa. I due ultimi album, Four Calendar Café del 1993 e Milk e Kisses del 1996, mostrano una band che cerca nuove forme di espressione. C'è una maggiore accessibilità, con Fraser che adotta testi più riconoscibili e strutture più tradizionali, ma senza abbandonare del tutto l'aura eterea che li aveva resi unici. Four Calendar Café esplora temi intimi e personali, mentre Milk and Kisses rappresenta un tentativo di bilanciare questa nuova chiarezza con le atmosfere più stratificate del passato. Four Calendar Café contiene momenti di grazia assoluta, ma manca di quella coerenza visionaria che aveva caratterizzato i loro capolavori. Milk and Kisses è un tentativo più riuscito di equilibrare sperimentazione e accessibilità, ma arriva in un momento in cui il panorama musicale è dominato dal Britpop e dal grunge, due movimenti che sembrano l'antitesi della filosofia dei Cocteau Twins. Le tensioni interne, sempre esistite ma mantenute sotto controllo dalla passione comune per la musica, iniziano a emergere più chiaramente. Robin Guthrie e Elizabeth Fraser, che nel frattempo erano diventati compagni nella vita privata, oltre che nella musica, attraversano una crisi personale che inevitabilmente si riflette sul lavoro della band. Nel 1997, dopo quasi 20 anni di attività, i Cocteau Twins annunciano il loro scioglimento. Non c'è un album d'addio, non ci sono tour celebrativi, semplicemente il sogno finisce. È una conclusione coerente con il loro approccio, mai drammatici, mai retorici, sempre fedeli a una visione della musica come qualcosa di puro e incontaminato dalle logiche spettacolari. Dopo lo scioglimento, ogni membro intraprende strade diverse. Elizabeth Fraser diventa una delle voci più ricercate per collaborazioni speciali. La sua interpretazione di Teardrop dei Massive Attack nel 1998 dimostra che la sua voce mantiene intatto tutto il suo potere evocativo. Robin Guthrie continua a produrre musica solista e a lavorare come produttore, portando avanti quella ricerca sonora che era stato il cuore del Cocteau Twins. Simon Raymond fonda la Bella Union Records, un'etichetta che diventerà casa di molte band innovative, dimostrando che aveva assorbito non solo la lezione musicale dei Cocteau Twins, ma anche quella filosofica. L'idea che la musica debba rimanere un territorio di libertà e sperimentazione. Lo scioglimento dei Cocteau Twins non è una sconfitta, ma il riconoscimento che alcuni progetti artistici hanno una loro parabola naturale. Come tutti i sogni più belli, anche il loro doveva prima o poi finire, per rimanere perfetto nella memoria. A quasi 30 anni dal loro scioglimento, l'influenza dei Cocteau Twins continua a risuonare attraverso generazioni di musicisti. Il loro stile vocale e i loro testi, astratti e indecifrabili, insieme alle musiche lente e psichedeliche, hanno dato vita al dream pop. Hanno letteralmente inventato un genere che oggi diamo per scontato. Ma la loro unicità va oltre l'innovazione musicale. I Cocteau Twins hanno dimostrato che si può essere popolari rimanendo incomprensibili, che si può toccare il cuore delle persone senza spiegare nulla. In un'epoca dominata dall'overexposure mediatica e dalla necessità di spiegare ogni scelta artistica, loro hanno mantenuto il mistero come elemento fondamentale della loro arte. La loro filosofia del non spiegare era rivoluzionaria. Rifiutando di pubblicare i testi, costringevano l'ascoltatore a un rapporto puramente emotivo con la musica. Non potevi analizzare le parole di Elizabeth Fraser, potevi solo lasciarti trasportare dalla loro bellezza fonetica. Era un invito a smettere di pensare e iniziare a sentire. Sebbene la formazione abbia ricevuto molteplici riconoscimenti favorevoli da parte della critica, il loro vero successo si misura nell'influenza che continuano ad avere. Dai Sigur Rós ai Beach House, da Slowdive a band contemporanee come Grouper e Juliana Barwick, il loro DNA è ovunque nella musica alternativa. La loro lezione più profonda non riguarda la tecnica musicale, ma l'approccio all'arte stessa. I Cocteau Twins ci hanno insegnato che la bellezza non ha bisogno di giustificazioni, che l'arte più pura nasce quando si smette di cercare di piacere a tutti e si inizia a seguire una visione personale,
per quanto incomprensibile possa sembrare agli altri. In un mondo sempre più rumoroso e spiegato, i Cocteau Twins rimangono un'oasi di mistero e bellezza pura. La loro musica continua a funzionare come una porta verso dimensioni alternative, dove le parole diventano suoni, i suoni diventano colori e i colori diventano emozioni che non sapevamo di provare. Forse è questo il loro regalo più grande, averci ricordato che la musica, nel suo senso più profondo, non deve comunicare informazioni, ma trasmettere stati d'animo. Non deve raccontare storie, ma creare atmosfere. Non deve essere capita, ma vissuta. I Cocteau Twins sono stati gli architetti di sogni che ancora oggi, a decenni di distanza, continuano a costruire ponti tra il mondo reale e quello che vorremmo esistesse. E questo forse è il tipo di immortalità che conta davvero. Questo è stato Ombre Sonore, grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.